Ben ritrovati a tutti e buongiorno qua da Radio Rossonera, martedì 9 gennaio del 2024. Obbligo di riscatto, che è anche un po' mattino Milan, visto che comunque domani si torna in campo un'altra volta. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, l'obbligo di riscatto di gennaio, direttore, non è mai cioè l'obbligo Puro. Winter Edition, cioè un pochino più, no, appannato, un pochino più di foschia in obbligo di riscatto, cioè non è quel bell'obbligo di riscatto acceso estivo, però siamo comunque qui e quindi dovete assolutamente mettere like, iscrivervi al canale, arriviamo ai 1500, arriviamo sempre verso i 700, 800, se riuscissimo ad arrivare a 1000, 1500 ogni tanto sarebbe bello. Capisco che non stanno arrivando giocatori chissà quanto di cartello, però comunque questo è obbligo di riscatto e noi siamo qui a parlarvene. Quindi like, commento, diteci la vostra, iscrizione se non l'avete ancora fatto, così non dovete stare a cercarci ogni volta, e campanella per le notifiche, così vi arriva la notifica sul vostro dispositivo. Esattamente. Allora, si sta parlando ovviamente di un difensore, non si sta parlando di praticamente nient'altro in questo momento sul mercato del Milan, si sta parlando di un centrale, non di un centrocampista, non di una punta, non di altro. Ieri si sono fatti un po' di nomi, ieri tra l'altro è stato anche il giorno di Terracciano in realtà, visto che comunque è già a disposizione oggi per allenarsi e quindi teoria potrebbe anche andare convocato per essere poi portato in panchina per la Coppa Italia. Ieri classico iter, visite mediche, idoneità, firma sul contratto e quindi da oggi diventa ufficialmente agli ordini di Stefano Pioli, un giocatore del Milan. Detto ciò, servirebbe un centrale, anche se Sì. io onestamente sotto sotto, più che un centrale di difesa, guarda, più un centrale di centrocampo, ma questa è idea mia. Henry, ieri si è fatto il nome di Dragusin. Mh. Dragusin che sta facendo molto bene col Genoa, sta facendo un bel campionato, tant'è che a gennaio prendono e lo portano via. Lo portano via in tutti i sensi, visto che, ti faccio C'è il vedere anche ciò, Tottenham. eh sì, come ha scritto anche poco fa il buon Matteo Moretto, il Tottenham ha inviato la nuova offerta ufficiale, 25 più 5 più Spence in prestito. Ah però. Se non sono folli, lo fanno, direi. E quindi mancano gli ultimissimi che del Genoa e si chiude. E quindi Dragusin prende armi e bagagli, saluta la A e se ne va in Premier. Ci può stare, cioè Mm. non possiamo competere con queste squadre, lo sappiamo bene, ci sta, voglio dire. Non è niente di nuovo, non è niente di cui dobbiamo stupirci. Milan non so quanto possa prendere questo tipo di giocatori, cioè giocatori in hype, giocatori che è sotto la luce del sole che stiano facendo così bene. Dobbiamo andare a prendere più i brassier di turno, Mm. no, come abbiamo preso Tomori, come abbiamo preso Ciao, come abbiamo preso Kalulu. Son tutti giocatori che abbiamo preso, di una certa tipologia, no, non sconosciuti, perché Tomori sconosciuto non era, lo stesso Ciao sconosciuto non era, Kalulu magari un po' di più, però giocatori su cui un pochino di scommessa la devi fare, è inevitabile. Quindi credo che da questo punto di vista si vada più su un profilo alla Brassier che un profilo alla Dragusin, anche perché poi Dragusin abbiamo visto come è andata a finire. La cosa secondo me da sottolineare, Simo, è che stiamo parlando di difensori che non è che fanno da comprimari, cioè tu prendi Dragusin, non ti fa da comprimario. Ma soprattutto se lo paghi praticamente 30 Eh. alla fine, 25 più O 5. lo stesso Buongiorno, piuttosto che altri difensori di un certo livello, cioè non sono difensori che vengono a farti il vice Gabbia o il vice Kier o l'alternativa a Simic, cioè sono difensori di un certo tipo e soprattutto contando anche quelli che hai box, che magari adesso puoi non farlo, perché Mm. sono ai box e ritornano tra febbraio, marzo, eccetera, però son tanti difensori centrali, veramente tanti difensori centrali. Quindi un po' di dubbio me lo tengo, contando che invece a centrocampo sei cortissimo.
A proposito di buongiorno, ieri Sky ha detto di una chiacchierata informativa su Buongiorno. Ma, vabbè, insomma, finisce qui direi. Nel senso che anche a me piacerebbe Haaland al Milan come nuovo 9. Speriamo abbiano fatto una chiacchierata e finisce lì. Non che ovviamente sto paragonando Buongiorno a Haaland, ma sto facendo un altro tipo di discorso, cioè Sì, sì. andare al Toro a chiedere buongiorno adesso, per me 25 più 5 di Dragusin nemmeno si siede Mh. Cairo. Quindi Anche perché a me mi era arrivata una mezza voce che il Torino avesse, diciamo, rifiutato già una prima offerta per Buongiorno, anche più importante da parte del Chelsea. Quindi in realtà poi 'sta cosa qua ho visto che non è uscita, a me m'era arrivata proprio una mezza voce. Non lo so, è difficile andare a prendere giocatori dal Torino, lo sappiamo, è difficile andare a prendere giocatori, diciamo, cardine del Torino, ancor di più. Buongiorno lo è in questo momento, e poi ripeto, cioè tu prendi Buongiorno nelle gerarchie dei difensori centrali del Milan, dov'è Buongiorno? mh. Devi capire anche questo, No, ma perché cioè credo che questa, soprattutto per gennaio, sia veramente eh, un'idea campata per aria. A, hanno rifiutato in o meglio, è stato Buongiorno a rifiutare, poi il Toro di conseguenza, 25 milioni, quindi più adesso ha fatto un buon inizio di campionato, è andato in nazionale. Vabbè, diciamo che se devi pensare a Buongiorno è perché ne vendi uno dei big, se no non ha senso in questo momento stare qui a pensare. E a gennaio, visto che tra l'altro sono anche infortunati, non ha senso. mh. Per giugno, Henry, oggi Gazzetta dello Sport, te lo faccio vedere, fa il nome di Ada Rabiot. Sei sempre Sì, un ad nome. Arabioio, cioè possiam chiamare anche italianizzarlo, non penso che qualcuno si indigni se lo chiamiamo ad Arabioio invece di ad Arabioio o cose simili, non sì, il difensore inglese del Fulham che è tornato non troppo tempo fa l'età è quella giusta, devo dire, l'anno è il migliore possibile nella storia degli anni dell'umanità. No, scherzi a parte, però è un difensore a parte che molto alto, molto, molto alto, si è visto poco finora per via di problemi fisici e qui lo potete benissimo vedere, quindi direi che si addice è in linea con i nostri difensori. No, vabbè, scherzi a parte, si è operato all'inguine se non erro, sì, ed è tornato insomma solo nel mese di dicembre. Non ti convince vedo, dalla faccia che fai. No, non è che non mi convince. Allora, diceva così, facciamo un patto. Non siamo a giugno e quindi è inutile che stiamo a parlare di Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek e compagnia cantante. Non è quel mercato lì. È un mercato dove vai a sistemare. Oppure, se sai che nei primi 11 hai una lacuna grande, allora puoi anticipare l'investimento e lo prendi. Ma in questo momento una lacuna grande sulla rosa totale, non quella a disposizione, totale, non c'è da andare a buttare adesso dei soldi, a meno che so, anticipi il 9, per dirti. Quella potrebbe essere l'unica operazione dove metti tanti soldi perché sai che avrai magari una lacuna a breve. Ma in linea di massima i difensori tra Kalulu, Ciao, Tomori, Kier, Simic, Teo, Gabbia, eccetera, la rosa difensori c'è, quindi fare un investimento grosso perché poi tra un mese e mezzo iniziano a rientrarti i lungodegenti perché verso metà febbraio si riaffaccia quantomeno, ciao, dovrebbe riaffacciarsi. Non la vedo così facile, a meno che tu poi non hai un'idea di rivoluzionare ancora il reparto, magari giocare con un centrale in più l'anno prossimo, ma quello è un altro discorso. Il punto è quello, cioè perché se tu nell'estate nel prossimo mercato estivo sai già
che giocherai a 3, per dire, e tutti sanno che giocherai a 3, tutti sanno che tu la necessità estrema di un difensore centrale ce l'hai, perché se no altrimenti sei corto, non puoi fare un certo tipo di gioco, eccetera. Tu invece magari provi a mettere un po' di basi adesso, che è vero, del difensore probabilmente avresti bisogno, ma non così tanto, soprattutto dopo che è tornato Gabbia, dopo che hai scoperto questo Teo difensore centrale, allora ti direi forse provi ad anticipare una mossa estiva in questo caso qua. Il punto è capire se ha senso, se ha più senso o se ha senso dare priorità a un altro difensore centrale per provare a anticipare, averne uno in più, coprirti ancora di più, scegliete voi la modalità. Oppure se magari ha senso guardare un po' il centrocampo che in questo momento, oltre a Reinders, Adli e Musa, se contiamo che Loftus-Cheek gioca più avanti, non ha nessuno, perché Bennacer fino a fine gennaio almeno ne ha per la Coppa d'Africa, perché Pobega ha avuto un infortunio piuttosto grave e perché Krunic, che comunque poteva esserci almeno fino alla fine di gennaio perlomeno, lo hai letteralmente messo alla porta in conferenza stampa dicendo è meglio che si trovi una squadra e tutte le cose che sono state dette. E quindi sei corto in questo momento qua, perché se Musa ha un altro affaticamento da 3 partite e mezzo saltate, sei solo con Reinders e Adli, che se ne devono fare tutte di fila. Sì, anch'io sono più sul centrocampista nel caso, ma non tanto perché, stesso discorso, Bennacer tra un mesetto e qua un'altra volta. Quindi va bene, c'è Bennacer, c'è Reinders, c'è Musa, c'è Adli e al massimo c'è Loftus-Cheek. Sono 5 per 3 posizioni però, perché comunque noi dobbiamo tenere conto che il tre quarti nostro è difficile che lo farà Pulisic, lo farà uno tra Loftus-Cheek, Bennacer, forse, per far respirare Loftus-Cheek come ha fatto l'anno scorso, Sì. ma sono sempre gli stessi che si girano le posizioni, quindi sono 5 per 3 posti, sono un po' pochini, perché tra un giallo, un affaticamento, eccetera, boh, mi sento un pochino più al vento lì, piuttosto che dietro, anche perché dietro, come scrive Gazzetta, c'è questa sorta di supereroe che è diventato Teo, cioè da centrale che Pioli non lo sposta più. Prima terzino era in mezzo come il suo mito Maldini, la chiave alla testa, sì, ma presto torna in fascia. Bravo Teo. Insomma, è ancora un po' presto per fare questo passaggio. Magari tra un paio d'anni ci sta. Infatti volevo chiederti, perché non ricordo, cioè ricordo questa transizione, non ricordo quando l'ha fatta il buon Paolo, un po' più avanti ti direi, non a 27 Sì, anni. sì, sì, sì. L'ha fatta. Beh, in realtà il primo accenno di centrale l'ha fatto con Zaccheroni, ma era un braccetto Mh. di sinistra. Quindi sì, era un difensore centrale, ma un pochino per modo di dire, poi ogni tanto gli ha fatto fare anche il quinto, ma vabbè, insomma, al di là di questo. Perché poi, soprattutto nella seconda parte, da quel lato ha giocato Guglielmin Pietro largo come quarto, quindi lui faceva il centrale di sinistra, diciamo. Poi con Ancelotti è definitivamente scalato in mezzo. No, ma dico proprio a livello di età, cioè non a 27 anni, era già un pelo più avanti mi sa. Paolo è del 70? No, Paolo mi sa che è più âgé. Aspetta, adesso mi hai colto la sprovvista, del 68, quindi nel 98 30. ne aveva già 30 e nel 98-99 ha fatto il braccetto, diciamo. Il centrale Quindi sì, puro l'ha fatto a ancora un 31-32. 3-4 anni Teo da terzino li ha secondo me, magari 3 toh. Sì, 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 anch'io penso che sia ancora un pochino presto, ha troppo motore ancora Eh. per andare lì in mezzo. Poi probabilmente tra 2 o 3 anni, quello che sarà, verso i 30, scala in mezzo e si allunga la carriera di altri tot anni. Henry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Detto che Teo sarà il nostro centrale anche con l'Atalanta, bisogna capire a sinistra chi ci andrà. Credo ancora una volta il buon Alex Jimenez, perché ieri Florenzi ha detto stop e quindi per almeno la Coppa Italia non ci sarà. Sì. Quindi Alex Jimenez, Teo, non Kier, ma uno tra Simic e Gabbia,
A destra c'è Calabria, Reinders e Musa sono i due davanti alla difesa, con Pulisic a destra, Leao a sinistra, Jovic in mezzo e tre quarti penso sia ancora Loftus-Cheek. L'alternativa potrebbe essere mettere Pulisic più centrale e buttar dentro Chukwueze. È un po' più offensiva come Non c'è. formazione. Ah già, è vero che non c'è nemmeno Chukwueze. Per quello sono Allora sì. rimasti. Te l'ho detto che siamo pochi, poi deve Eh, giocare sempre Loftus-Cheek. Va allora bene, sì. siamo arrivati in chiusura, Henry, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ci rivediamo tra poco, ore 11 per Chiama Milan. Ciao.